Oi oi, oi mei, ho sognato un'isola deserta in cui frescheggiare tutto il giorno senza fare niente, ovviamente sempre in compagnia della nostra amata musica. Vi ho già detto quali sono i miei 10 dischi da isola deserta e trovate quel video linkato nel primo commento qui sotto. Però c'è un altro fatto, io ho sempre pensato a Vinilicamente come ad una community, come ad uno spazio in cui scambiarci consigli ed opinioni, quindi molto volentieri ho passato la palla a voi, chiedendovi la vostra top 3 dei dischi da isola deserta. Anche a questo giro avete partecipato in tanti e come sempre vi ringrazio infinitamente, è sempre bellissimo scoprire nuova musica in questo modo insieme. E allora si parte e si procede in rigoroso ordine di arrivo, quindi il primo clip che vedete è anche il primo clip che ho ricevuto e così via. Ciao Johnny, un saluto dalla provincia di Lecce, io sono Andrea. 3 dischi da portare su un'isola deserta, impresa molto ardua, portarne solamente 3, ma mi accontenterò. Partiamo. 1996, Ainema Tool, gruppo mastodontico, sonorità molto particolari, c'è chi li definisce progressive metal, loro sono semplicemente Tool. Non riuscirei proprio a non portarmi con me quest'album. Secondo album che porterei è Unknown Pleasure dei Joy Division, 1979, storia del post-punk, grandissimo gruppo, grandissimo Ian Curtis. Ultimo, Nevermind dei Nirvana, storia del grunge, in questa edizione del 30° anniversario. Che dire di più? Io ti ringrazio per tutto il lavoro che svolgi per noi e spero di vederci presto sul canale. Ciao Johnny! Ciao Andrea, grazie per il tuo contributo, hai portato 3 bombe che piacciono a bestia, anche a me, se mi segui già lo sai. Per il clippino scelgo i Joy Division, il motivo è molto semplice, recentemente qui sul canale li ho ricordati meno, complice anche una effettiva mancanza di nuovo materiale pubblicato o ristampato. Dovrò assolutamente rimediare, ma d'altra parte la lista di video che vorrei fare è talmente lunga che dovrei fare questo di lavoro. Ciao Johnny, sono Sid e questi sono i miei 3 dischi da isola deserta. Il primo è il White Album dei Beatles perché adoro la sua varietà di generi. Se hai voglia di una ballad c'è la ballad, se hai voglia di hard rock c'è l'hard rock, insomma. È un bignami del rock e io questo lo adoro. Il secondo è Station to Station di David Bowie, perché è unico nella sua discografia, adoro la mini suite di Station to Station, adoro il personaggio del Duca Bianco e anche il suo timbro baritonale, insomma, mi ha sempre affascinato da morire e questo disco per me è davvero immancabile. E il terzo è Atomic Mother dei Pink Floyd, io sono parecchio affezionato a questo disco, per me non c'è nient'altro nel rock di simile, di così, psicoprog, psicosinfonico, non lo so. Per molti è sbagliato, per me è quello sbagliato che lo rende figo, insomma. Questi quindi erano i miei 3 dischi da isolotto, grazie Johnny e grazie a tutta la community di Vinilicamente. Caro Sid, senti come sei fortunato, hai appena vinto la possibilità di regalarmi quella tua copia giapponese del White Album. Concordo con la tua analisi su Atom Heart Mother, l'ho ricordato anche qualche giorno fa sul canale Telegram di Vinilicamente dedicato alle offerte e ai pre-orders, quindi vi aspetto anche sul canale Telegram di Vinilicamente, qui vedete alcuni esempi di offerte e pre-orders che segnalo quotidianamente, il link per raggiungermi su Telegram è qui sotto in descrizione. Questo è stato il primo album dei Pink Floyd che ho acquistato nel 1994, la settimana precedente avevo acquistato Dummy dei Portishead. Vai col clippino! Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te. E poi fammi sapere nei commenti qui sotto qual è la tua top 3 dei tuoi dischi da isola deserta. Qui sotto. Johnny, sono Massimo da Sassari, Sardegna. Primo album, non ha bisogno di presentazioni. Kind of Blue di Miles Davis, non mi soffermerò.
Secondo album che porterei su un'isola deserta è di un artista che stimo immensamente e che mi rende fiero di essere della sua stessa terra, Die di Io sono un cane, un artista che per quanto mi riguarda sta riscrivendo per la Tanka Records la storia della musica italiana. Terzo album che porterei con me, non solo perché è una mia carissima amica, ma perché è oggettivamente secondo me un capolavoro. Daniela Pes Conspira, secondo disco prodotto dalla Tanka Records. Ascoltatelo se non l'avete fatto, ha vinto da poco il premio Tenco come miglior esordio, e se vi capita andate a sentirla dal vivo perché è veramente un alieno. Vi assicuro che è la migliore cantante in Italia. Ciao, grazie. Ah, che spettacolo che è la Sardegna! Verrei da voi ogni estate, caro Massimo, magari mi ospiti te. Su Kind of Blue ho già detto nel mio video, e poi concordo con te nel valorizzare Die, che ritengo il migliore album prodotto ad oggi da Io sono un cane per la capacità di innovare la tradizione della canzone popolare italiana. Per quanto riguarda Daniela Pes, invece, attendo a gloria la mia copia in vinile per esprimermi con completezza. Per il momento gli dedico il clippino. Ciao Johnny, ciao a tutta la community di Vinilicamente. Allora, 3 dei tanti dischi che porterei su un'isola deserta. La confezione è rotta, mi perdonerete, il disco è ovviamente Patriots, Franco Battiato, il punto più alto della zona pop di Battiato. Un disco perfetto in cui sperimentazione e pop di grandissima classe si incontrano in maniera splendida. Codemondo, CSI, l'Occidente al collasso con 30 anni d'anticipo, un disco stupendo di dissonanze e di chitarre grattugiate, per come tanto ci piace. Carmen Consoli, Elettra, sono sicuro, per cui torno a casa mia. È l'unica donna a vincere la targa Tenco come album dell'anno, giustamente, anche perché anche questo è un disco clamoroso in cui alt rock e canzone d'autore vanno a braccetto alla perfezione. Ciao. Caro Peppe, tripletta di livello e tutta italiana, questo lo sai che mi fa molto piacere. Non ho Elettra della Consoli in formato fisico, per cui il clippino è per Codemondo, uno di quei dischi che ho adorato da subito e che per un pelo non è finito nei miei 10 dischi da Isola Deserta. Ma non temete, perché ho già prenotato un volo per l'isola della prossima estate, dove tornerò con altri 10 dischi e con Wilson, naturalmente. Il nostro mondo è adesso debole vecchio, puzza il sangue versato in freddo. I miei 3 dischi da portare sull'isola deserta, 3 titoli diversissimi. Il primo, Paul Simon, Songs from the Cape Man, un vero e proprio concept album, e la storia reale. Salvador Agron, un ragazzo di Puerto Rico che viene arrestato e passerà 20 anni e più in carcere negli Stati Uniti. Vi consiglio di andarvi a cercare e a leggere la sua storia. Credo sia anche l'unico disco della storia in cui le musiche sono di Paul Simon, i testi sono stati scritti niente meno che Derek Walcott, un poeta, premio Nobel per la letteratura. Consiglio di leggere anche Derek Walcott. Keith Jarrett, Concert. Quella sera andò tutto storto, il pianoforte non era accordato come voleva lui non stava bene, aveva dei problemi. Un disco fantastico. Terzo titolo, Francesco De Gregori, Terra di Nessuno, uno dei dischi più poetici di tutta la storia della musica italiana. 2 brani su tutti, Pane e Castagne e Mimì Sarà. Questi 3 dischi sono da portare sulla mia personale isola deserta. Caro Cristiano, tra la tua top 3 il mio cuore è tutto per il Coln Concert di Keith Jarrett, scoperto grazie a Caro Diario di Nanni Moretti, ma all'epoca non esisteva Shazam e ho dovuto aspettare l'arrivo di Napster per individuare tutti i brani a chi appartenessero
dai titoli di coda del film. Devo ringraziarti per avermi ricordato di avere l'album di De Gregori ancora in wishlist, che aspetta solo di essere messo nel carrello, quindi recupererò il prima possibile. Intanto un piccolo assaggio del brano che apre quel disco. Mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa. Mio figlio non lo conosce, mio figlio non lo saprà. Mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa. Ciao Johnny, vado molto veloce perché ho troppe cose da dirti. Allora, per il primo disco la premessa è: se ti piacciono i gruppi inglesi anni 70 come Mod the Hoople, se ti piace il punk rock dei Sex Pistols, devi capire, ma questi qua, ma chi è che hanno ascoltato prima? Hanno ascoltato tantissimo Mick Ronson. Allora io come primo disco sull'isola mi porto Ziggy Stardust, perché c'è David Bowie e c'è dentro Mick Ronson, e quindi racchiude tutte quelle cose che abbiamo detto prima. Se ti piace la banana, se ti piacciono appunto i Velvet Underground e ti piace tanto come piace tanto a me Lou Reed, ma questo Lou Reed che ti racconta delle storie incredibili, consiglierei di portare sull'isola questo disco qua, New York di Lou Reed, suonato da Dio e con dei testi incredibili. Se ti piacciono i musical anni 70 un po' birichini, un po' trasgressivi come il Rocky Horror, se ti piacciono i primi Queen, quelli che avevano ancora i capelli lunghi, consiglio di portarti sull'isola questo disco degli Ark, il primo We Are The Ark. Il minuto è finito, auguro a tutti buone vacanze. Ciao Johnny! Grande Zibo, bella energia. Su Bowie, Lou Reed più varie ed eventuali hai già detto tutto te, quindi non ho niente da aggiungere. Ma lo sai che avevo completamente rimosso dalla mente i The Ark? Il primo singolo, It Takes a Fool to Remain Sane, spaccava allora e spacca di brutto anche oggi, però la copertina l'ho sempre trovata orrenda e questo è il motivo, magari banale e futile, per cui non comprai il CD alla sua uscita e poi appunto svanì dalla mia memoria. Onore a David Bowie e Lou Reed che sono nell'alto dei cieli dell'appassionato di musica, però il clippino è per loro, le più grandi pop star svedesi di sempre, dopo gli ABBA naturalmente. Or maybe they're afraid to feel ashamed, to seem strange, to seem insane, to gain a weight, to seem gay. I tell you this, that it takes a fool to remain sane. It takes a fool to remain sane. It takes a fool to remain sane. In this world covered up in shame. Ciao a tutti, mi presento, sono Flavio e oggi vi presento i miei 3 album da portare nell'isola deserta. Partiamo subito con Eden degli Everything But The Girl, un album raffinato, intelligente, arguto, con sonorità jazz e pop allo stesso tempo, mai pesante, sempre leggero. Tracy Thorn e Ben Watt hanno fatto veramente un ottimo lavoro con quest'album. Continuiamo poi con King Krul, space heavy, molto più cupo, ermetico, misterioso. King Krul è un artista molto di nicchia che va apprezzato. Quest'album è la sua ultima fatica, lo amo alla follia, perché si vede proprio la maturazione di quest'artista. Infine abbiamo qui i Daft Punk con Homework, il loro primo disco, un disco leggendario. Sono riusciti a prendere piccoli pezzettini, piccoli sample, e da ogni sample sono riusciti a generare hit indimenticabili. Ricordiamo Around the World, ma ricordo anche Revolution 909, sempre di quest'album, un disco perfetto. Guy Manuel e Thomas Bangalter sempre nel cuore. Ciao ragazzi! È sempre un piacere quando ricevo dei clip da ragazzi giovani come Flavio, perché ci dimostrano che non tutti ascoltano musica dall'altoparlante del telefono e non tutti si fermano a quello che viene proposto da radio e TV generaliste. Nel caso di Flavio il piacere è amplificato dalle sue scelte, che dimostrano una ricerca non banale, e a parte l'amore per i Daft Punk e il rispetto per King Krul, che però non mi ha mai convinto del tutto, lascio volentieri spazio agli Everything But The Girl, di cui ho in wishlist proprio il debutto Eden. You try to show me heaven and then slam the door. You offer shelter at a price much too deep. Your kind of love's the kind that soon disappears. Ciao Johnny, ciao a tutti, questi sono i 3 dischi che porterai con me su un'isola deserta.
Sceglierei sicuramente i Pink Floyd perché loro ciclicamente ho bisogno di riascoltarli e quindi sono sicuro che non mi stancherei mai. Poi scelgo i Nirvana, l'MTV Unplugged, questo lo ritengo un disco veramente intimo e se non fosse per il pubblico di sottofondo non farei difficoltà a immaginarmeli su un'isola deserta, quindi credo farebbe al caso mio. Ed in ultimo scelgo Jack Johnson, In Between Dreams. Questo disco l'ho scoperto mentre facevo il Cammino di Santiago insieme a mia moglie nel 2016 e quindi mi riporta alla memoria bellissimi ricordi, paesaggi e quindi questo per me è il disco del cuore, non potrei farne a meno. Ti ringrazio per le bellissime iniziative come sempre e un saluto a tutti, buone vacanze. Caro Herbert, come sai Nirvana e Pink Floyd sono nel mio cuore, ma anche Jack Johnson mi ha accompagnato per un piccolo pezzetto della mia vita, quella in cui facevo il barista sul litorale tirrenico, in uno di quei locali dove mettevano la musica giusta per farti rilassare e baccagliare. E tra una compilation chill out e l'altra, tipo Buddha Bar, ogni tanto capitava un disco di Jack Johnson. Onestamente però non ricordo quale. Scelgo lui per il clippino, anche solo per il bel ricordo che ti lega a questo artista e che hai condiviso con tutti noi. Places we got to be, we sit beneath the mango tree now. Yeah, so much better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Yeah, so much better when we're together. Yeah, so much better when we're together. Ciao Johnny, ciao a tutti gli amici di Vinnilicamente, io sono Massimo da Firenze e questa è la mia top 3 degli album da Isola Deserta. E il numero 1 per me non può essere che questo, Pet Sounds, e perché il nome del gruppo rimanda automaticamente alle spiagge e perché questo per me è il disco numero 1 di sempre. Il secondo è, per un discorso simile, Astral Weeks del mitico Van Morrison, disco clamoroso, ed il terzo, un italiano, è questo, Anime Salve del maestro De André, che fra tutti i capolavori che ha fatto, questo per me è quello più incredibile. Vi ringrazio e ciao a tutti, buona estate! Grande Massimo, toscanaccio come me, uno dei più assidui frequentatori e sostenitori di Vinnilicamente, quindi colgo l'occasione per ringraziarti anche pubblicamente. Ai Beach Boys di Pet Sounds, o meglio al Brian Wilson di Pet Sounds, ho dedicato un video qualche anno fa. Van Morrison è un gigante, ma di fronte a De André posso solo tacere e ascoltare insieme a voi. Mastica e sputa prima che metta neve. Johnny, ciao a tutti i ragazzi della community, io sono Giovanni, questi sono i miei 3 dischi da Isola Deserta. Il Live at Fillmore East dei The Allman Brothers si trova su Amazon, io ho una copia trovata usata, è un doppio LP dove ci sono country, jazz, soul, ma soprattutto rock and roll, bellissimo. È doppio anche Amy Winehouse, Lioness Hidden Treasures, i tesori nascosti di Amy Winehouse, per portare con me la magia della voce di Amy, meraviglioso doppio LP. E poi l'unico long playing di Rod Stewart, Every Piece Tells a Story, che è stato primo in classifica contemporaneamente nella storia del rock, sia in America che in Gran Bretagna. Qui segnalo Mandolin Wim, Maggie May, Reasons to Believe, una più bella dell'altra, tutte le canzoni. E in caso di naufragio, se si bagnassero, beh, ho pronti i Doors, il loro primo, non ha bisogno di commenti, come non ha bisogno di commenti il primo da solista di Paul McCartney. Fantastico, ciao! Caro Giovanni, ma io la tua voce l'ho già sentita, forse alla radio, perché in effetti è molto radiofonica, forse è per questo che non ci hai messo la faccia, sei un vippone e vuoi mantenere la privacy. Comunque, scherzi a parte, grazie per questo tris incredibile, 3 artisti che amo alla follia, anche io, il mio cuore è sicuramente per Amy. No, non quella Amy, questa Amy. Dicevo, il mio cuore è per Amy, che qui sul canale è già stata commentata diverse volte. E allora, il clippino è per il grande Rod Stewart, che invece è stato ricordato di meno,
e che ho iniziato ad amare proprio grazie a questo disco. Ciao Johnny, ciao a tutti gli amici della community di Vinilicamente, sono Maurizio e vado velocemente a illustrarvi quelle che sono le mie 3 scelte per l'Isola Deserta. La mia band della vita sono gli U2, non potevo non portare un loro album sull'Isola Deserta. Non ho scelto quello che reputo il migliore, ma ho scelto quello a cui sono più legato. Era il 1988, regalo di Natale dei miei genitori, nonché il mio primo disco in vinile. L'album che più di tutti mi riporta a casa, parlo di Rattle & Hum. Spostandoci in avanti di qualche anno, arriviamo al 1990 con un album che reputo fondamentale per quella che è la scena più importante degli anni 90, parlo del grunge, del Seattle Sound e parlo di Apple dei Mother Love Bone. Infine 1997, album importantissimo per quel periodo e per la musica successiva, che troviamo in vetta a quasi tutte le classifiche degli anni 90 insieme a Nevermind dei Nirvana. Parlo di OK Computer dei Radiohead. Difficilissimo sceglierne solo 3, questi sono i miei 3 album. Un saluto a tutti, a presto, ciao! Grazie Maurizio, un altro affezionato frequentatore della community da anni. Quando sottolinei il fatto che non hai scelto il migliore, ma quello a cui sei più legato, riassumi perfettamente il significato di questo piccolo gioco che ho voluto fare con voi, che poi non è altro che un modo per condividere in modo sano la nostra passione. U2 e Radiohead sono una garanzia assoluta e che anche io amo, ma voglio tornare sui Mother Love Bone perché ti invidio tantissimo quella stampa in vinile di Apple, oggi acquistabile solo vendendo un rene. Preghiamo insieme per una nuova ristampa mentre va il clippino che ci fa chiedere come sarebbero andate le cose nella storia del grunge e nella storia della musica se Andrew Wood fosse ancora tra noi. Ciao Johnny e un saluto a tutta la community. Allora, i miei dischi da portare su un'isola deserta sono i seguenti. Al terzo posto ci metto De André con Cruesa de Ma, un album stupendo, tra l'altro un album firmato De André Pagani. Al secondo posto ci metto il mio artista preferito, nonché David Bowie con Honky Dory, un gioiello di album da avere con dentro delle chicche spettacolari e assolutamente un album veramente da amare. Al primo posto ci metto il mio gruppo preferito, che sono i Beastie Boys con Check Your Head, che è un album, anche questo qui è un album geniale. Si parte dall'hip hop, si va al punk, all'hardcore, al rock, mischiano di tutto. E i ragazzi sono veramente fenomenali, dei musicisti veramente allucinanti. Ciao Johnny e un saluto a tutti. Ciao Andrea, tornano Bowie e torna De André, arrivano per la prima volta in assoluto tra i dischi della community i Beastie Boys. Che band incredibile, io li ho conosciuti nel 1994 con il Communication, Galeotto fu il video di Sabotage. Questo quindi è il loro disco a cui sono più legato, però anche quello che lo precede, quello che hai portato te, Check Your Head, è un altro disco clamoroso, con un flow incredibile e, nello specifico in questo pezzo, chitarre hendrixiane. Cosa vuoi di più dalla vita? Ciao Johnny, sono Alessandro da Cisternino. Allora, velocemente la mia scelta sicuramente Pink Floyd, uno dei miei gruppi preferiti, The Dark Side of the Moon, nel remaster del 2016,
Mi porterei sicuramente dietro Song of Surrender degli U2, che è di un'incisione di una qualità audio spettacolare, e vi porterò sicuramente anche uno dei miei ultimi acquisti, che addirittura ancora sigillato, Unplugged di New York dei Nirvana. Quest'ultima rimasterizzazione praticamente contiene un doppio vinile che contiene addirittura anche 5 tracce registrate in sala prove prima del concerto. Mi obbliga a lasciare tantissime cose a cui sono molto affezionato, come ad esempio questo live di Frank Zappa fatto addirittura nel paese dove sono nato e cresciuto. Io l'ho ascoltato dal balcone di casa, però purtroppo solo 3 dischi, sono veramente pochini. Quindi niente, Johnny, un abbraccio, a presto, alla prossima. Mi raccomando, la prossima volta un'isola deserta più grande, così riusciamo a portare via più cose. Ciao! Hai ragione Alessandro, 3 sono veramente pochi, però era il numero giusto per i 60 secondi a disposizione in base all'esperienza dei video precedenti dedicati alla community. Però accolgo volentieri il tuo suggerimento e magari il prossimo anno passiamo a 5 dischi da Isola Deserta. Pink Floyd, Nirvana, U2, nessuna di queste band ha bisogno di un ripasso sul canale, quindi scelgo quella che si è vista leggermente meno. I wanted to feel sunlight on my face, but I need some shade and shelter in this waterless place. Each desert rose is a prayer for rain, where the streets of lonely. Ciao Johnny, ciao a tutta la community di Vinilicamente, sono Giovanni, 18 anni da Palermo e questa è la mia top 3 dischi che mi porterei in un'isola deserta. Allora, al terzo posto troviamo There Is a Hell, Believe Me I've Seen It, There Is a Heaven, Let's Keep It a Secret dei Bring Me the Horizon, un disco che mi è cresciuto. Poi, secondo posto, un altro disco che mi è cresciuto è questo, me lo porto nel cuore, è 3 Cheers for Sweet Revenge dei My Chemical Romance. E al primo posto devo ringraziare a te Johnny perché l'ho trovato nel tuo canale Telegram, questo Kid A dei Radiohead, semplicemente un capolavoro. Spero che vi piaccia e magari ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti. Grazie Giovanni, un altro giovanissimo della community, e questo mi riempie il cuore di grande soddisfazione. Devo dire che nei primi tuoi 2 dischi si percepisce lo scarto generazionale rispetto alla media della community di Vinilicamente, ma dico questo ovviamente senza alcun pregiudizio, perché ogni generazione ha la propria musica, cioè non se ne esce, e anzi le tue scelte denotano comunque una ricerca più approfondita della media dei tuoi coetanei, quindi continua così. Mi fa ovviamente molto piacere che una delle mie segnalazioni fatte sul canale Telegram ti abbia colpito così tanto da inserirlo in questa top 3, quindi il clippino alla fine arriva anche per loro. Yesterday I woke up sucking a lemon. 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 Everything. Ciao a tutti, ciao Johnny, sono in Pellizzeri Giuseppe dalla provincia di Catania e sono qua per presentarvi le mie tre dischi di quest'estate. Il primo disco è questo qua dei Guccini, Bovary, un capolavoro anche poco conosciuto, però questo è un bellissimo album. Il prossimo è questo 10 pollici di Fabrizio De André, il periodo Karim, le stesse tracce. Ci sono anche se questo CD in edicola, però o su questa qua. Il terzo disco è Alice non lo sa di De Gregori, edizione limitata innamorata, forse innamorata no, non lo so. E ho anche la prima stampa dove c'è tra quale le strade di lei, che fosse una delle più belle canzoni di De Gregori. Grazie a tutti. Ciao Johnny, a presto. Grazie a Giuseppe, anche lui amico di lunga data di Vinilicamente, anzi voglio ringraziarlo pubblicamente per avermi regalato questo splendido gadget. È sempre l'ora di Vinilicamente! Questo lo facciamo scrivere sui manifesti elettorali,
Dai suoi dischi scelgo Guccini, che non ho in vinile, perché concordo con lui, quello è un disco da riscoprire, e poi De Gregori e De André li abbiamo già ricordati, quindi adesso tocca a Francescone. Di gente che si frantuma in un fiato senza soffrire, senza capire, e i tuoi pensieri sono solo un iato fra addormentarsi e morire. Ciao Johnny, la mia top 3 da Isola Deserta non può non partire dal mare sintetizzato di Summer on a Solitary Beach, per restare in tema appunto. La voce del padrone, album perfetto dal genio del maestro Franco Battiato. Per i momenti di noia inevitabili mi porto un po' di sano rock and roll con questo Greatest Hits dei Creedence in doppio vinile. E infine, per la magia del tramonto, me ne vado in un'altra dimensione. Ciao! Dulcis in fundo ed in extremis è arrivato anche Francesco, che ha portato 3 perle che sono anche nel mio cuore, e chi mi segue sa perché. I Creedence non ho quella raccolta, ho tutto il resto. E chi mi segue da un po' sa anche perché ho scelto questo clippino. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e già ridava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Di solito chi ha fretta, appena vede il cambio di inquadratura, capisce che siamo alla fine e stacca, però rimanete fino alla fine perché vi devo dire una cosa importante. Che dire, cari amici, grazie a tutti voi che avete partecipato e a tutti voi che avete visto questo video fino alla fine, e se siete arrivati fino alla fine iniziate il vostro commento con #eccomi. Ogni youtuber inizia a pubblicare video per motivi diversi. Uno dei miei obiettivi fin dall'inizio era creare una community sana e rispettosa verso i gusti di tutti e che partecipasse per il gusto della condivisione senza celolunghismi. Grazie a chi lo rende possibile, grazie a chi commenta sempre con educazione e a chi non si pone come The New Marchese del Grillo. In quest'epoca di dissing continui in cui tutti offendono tutto e tutti, io voglio continuare per questa mia strada. Non voglio creare altri odiatori seriali. Una strada che sicuramente farà meno scalpore, farà meno views, meno condivisioni, ma mi lascia in pace con la mia coscienza. Un abbraccio a tutti, ci rivediamo a settembre, buone vacanze e buoni ascolti, sempre.